Ecco il cappotto terminato, vi faccio vedere la lunghezza, la bottonatura, i bottoni che ho messo, ne ho messi solo 3. Questo è il collo, lo potete mettere più sceso oppure se vi piace più su, o addirittura come vi suggerivo, se mettere anche qui un bottone gioiello in caso di freddo lo si può abbottonare anche più accollato. La manica alla quale ho creato il risvolto, allungandola solo un pochettino e poi creare il risvolto. È veramente un filato fantastico e sembra una vera pelliccia. Vi faccio vedere il retro. Ecco qui, veramente è molto molto bello. Anche qui il collo così, potete scenderlo. Spero che vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda mi potete scrivere. Ci vediamo alla prossima. Per la realizzazione di questo cappottino io ho utilizzato il cincillà della Mistricot. È un 100% microfibra, sono 100 grammi 65 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del 9-10. Io utilizzerò l'uncinetto del numero 10 e ho deciso di lavorare in nero. Farò di tutto per far vedere bene i vari passaggi e i punti, però è fantastico. È veramente un filato morbidissimo. Mi piace perché ha il pelo molto folto ed è regolare ed è veramente fantastico. Io ho acquistato questo filato nella merceria di Giuseppe Coleti e nelle descrizioni vi dirò come poterlo contattare. Allora, io lavorerò su una taglia 42-44 e ho una circonferenza di centimetri 90. Quindi dividerò il lavoro per due. Prima lavorerò il dietro e poi il davanti. Voi quello che dovete fare è prendere la vostra circonferenza del bacino e dividerla per due e in base ai centimetri che avrete dovete avviare tante catenelle. Quindi io per centimetri 45 dovrò avviare 33 catenelle. Adesso andiamo ad iniziare il lavoro. Prendo il filo, lascio un poco più di filo perché mi può servire per cucire ed eseguo il cappio. Può sembrare difficile, ma invece non è vero, tutto parte dal tatto, quindi fatto il cappio lavoro la prima maglia alta, quindi filo sull'uncinetto e dentro, quindi una catenella, 2 catenelle, 3 catenelle, 4 fino a raggiungere la lunghezza che mi serve dei miei 45 centimetri. Ci vediamo tra poco. Allora, io ho lavorato le mie catenelle, adesso inizio con il lavoro. Mantenendo la catenella sotto l'uncinetto che voi sentirete al tatto, lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, vado dove ho il dito qui, che poi vedete l'apertura, inserisco l'uncinetto e lavoro la maglia alta in questo modo. Filo sull'uncinetto, ho lavorato la maglia alta, vado nella maglia successiva, lavoro altra maglia alta.
in questo modo. Continuo, filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro un'altra maglia alta e lavorerò così fino a raggiungere la fine delle catenelle. Mi raccomando, scusatemi se sono ripetitiva, però basta, ecco, vedete, qui è dove abbiamo effettuato la catenella precedente, quindi filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto ed estraggo. E così lavoro fino alla fine del giro. Io sono arrivata alla fine delle catenelle, lavoro l'ultimo punto alto nel cappietto che abbiamo eseguito ed ho chiuso il primo giro. Stringiamo il cappietto in questo modo e adesso lavoriamo una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare tutto a maglia alta in giri di andata e di ritorno, quindi filo sull'uncinetto. Questa è la prima maglia alta, vi faccio vedere, questa è la prima maglia alta, vado nella seconda maglia alta, quindi sopra la seconda maglia alta e lavoro una nuova maglia alta. In questo modo è molto semplice lavorarlo, sembra difficile con l'uncinetto, invece non lo è. Perché? Questa vi faccio vedere è la terza maglia alta del giro sottostante, quindi dobbiamo inserire l'uncinetto qui. Quindi filo sull'uncinetto, inseriamo alla base della maglia alta, estraiamo il filo e lavoriamo la maglia alta. In questo modo. E dobbiamo, vedete, 1, 2, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte. Adesso lavoriamo in giri di andata e di ritorno, sempre tutto a maglie alte, sino a raggiungere l'altezza che vi piace, cioè la lunghezza che preferite. Dovete arrivare fin sopra alla spalla e poi vediamo come procedere con i due davanti. A dopo. Allora, voglio farvi vedere un attimo una cosa durante la lavorazione. Io ho terminato il gomitolo, il primo gomitolo. Che cosa faccio? Per legare, anziché creare il solito nodino, preferisco cucire. Quindi prendo il cotone, ago e cotone dello stesso colore o del colore che vi serve, prendo il filo attaccato al lavoro qui e vado in questo punto qui dove c'è la trama, non so se si riesce a vedere bene, ecco, vado qui in questo punto qui, passo ago e cotone per un paio di volte, scusatemi, per un paio di volte in questo modo. Poi prendo l'altro filo, cioè il filo che dovremo attaccare, lo giro sempre sul lato della trama, in questo modo. Sposto la luce così non dà fastidio. Allora vi dicevo, prendo l'altro lato così e li sovrappongo in questo modo e passo l'ago sempre qui sopra alla trama. Ecco qui, spero che si veda, e do dei punti nascosti tra le due trame, cioè tra quel cordino che mantiene il pelo. Passo qui e passo qui,
e tiro. Poi ripasso, spero che si veda. Ecco, lo appoggiamo così e andiamo meglio. In questo modo, lo vedete? Passo in questo modo prendendo il cordino che si trova sotto al pelo e lo passo un pochino più di volte e lo uniamo. In questo modo non verrà quel nodo che poi dovremo andare a nascondere tra le varie maglie e quindi tra la pelliccia e che crea un po' di fastidio, perché essendo un filato grosso e con la pelliccia potrebbe anche uscire fuori. Ecco qui, lo vedete? Abbiamo chiuso, abbiamo legato i due fili, così non si staccheranno più. Appuntiamo solo la punta, così come vi dicevo non esce tra le maglie. Ecco qua. Faccio un paio di nodini per fermar bene il filo e poi, per non staccare subito il filo che potrebbe staccarsi il nodino, cosa faccio? Passo l'ago così, lo vedete? Sempre sul cordino sotto la pelliccia, tiro il filo e adesso posso staccare. Ecco qui, ed ho legato i due estremi del filato e non si vede perfettamente nulla. Quindi riprendo la lavorazione. Vi faccio vedere un paio di maglie così. Quindi riprendo il filo sull'uncinetto, vado nella maglia e lavoro la maglia alta tranquillamente. Vado nella successiva, lavoro la maglia alta, lavoro ancora e riprendo la lavorazione e così legherò tutte le volte che dovrò legare il filo. Vi faccio vedere, non si vede nulla né da questo lato né dall'altro, così non avrete problemi nel decidere il davanti o il dietro del lavoro, il rovescio del lavoro, perché non ci sta differenza. Adesso proseguiamo la lavorazione. Io ho terminato l'ultimo giro perché ho raggiunto la lunghezza che volevo, quindi taglio il filo in questo modo e chiudo. Ed ho lavorato tutta la mia lunghezza. Adesso che cosa dobbiamo fare? Per creare i due davanti dobbiamo, allora, noi siamo partite, almeno io sono partita con 33 catenelle. Adesso devo creare i due davanti, quindi ho fatto il dietro. Adesso devo realizzare i due davanti. I due davanti saranno la metà del dietro, quindi se io ho avviato 33 catenelle dovrei avviare la metà, quindi mi trovo dispari, quindi faccio conto pari, quindi calcolo su 34, scusatemi, metto una catenella in più su 34 catenelle diviso 2, mi trovo con 17 catenelle, quindi per il davanti, per uno dei due davanti, avvierò 17 catenelle per creare il primo davanti. La stessa cosa faremo con l'altro, in questo modo, 17 catenelle per uno dei due davanti, quindi vado ad avviare le mie catenelle. Allora, per il davanti devo avviarmi le catenelle, quindi parto come ho iniziato il dietro e lavoro le catenelle.
quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ecco qui. Ho avviato la metà del mio davanti. Lavoro la prima maglia alta, quindi 2 catenelle. Con la catenella di base siamo a 3 e vado a lavorarmi la maglia alta nella catenella successiva e lavoro come ho fatto il dietro. Lavorerò tutto il giro a maglia alta in andata e in ritorno sino a raggiungere l'altezza del sopraseno, perché poi inizieremo a fare delle diminuzioni, quindi sino a raggiungere questa altezza qui. Vi faccio vedere fino a raggiungere questa altezza qui del sopraseno del dietro, perché poi faremo delle piccole diminuzioni per creare un poco di scollo a V. Allora, io ho raggiunto l'altezza del sopraseno, adesso che cosa faccio? 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, lavoro la successiva maglia alta, una, e la chiudo con l'altra, cioè dovete lavorare 2 maglie alte insieme. Poi continuo tutto il giro a maglia alta sino alla fine. Adesso dobbiamo iniziare a fare un poco di scollo. Lavoro l'ultima maglia alta e ripeto il giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro, lavoro sempre fino a maglia alta, fino a dove abbiamo chiuso le 2 maglie insieme. Lavoriamo questa volta insieme, vi faccio vedere. Quindi mi lavoro tutte le maglie alte in modo normalissimo, in questo modo. Come vi ho detto all'inizio del video, è molto semplice lavorarlo. Ho quasi terminato il giro e facciamo una nuova diminuzione. Allora, faccio l'ultima maglia alta, qui sono le maglie, un attimo solo, ecco, qui è dove abbiamo creato la prima diminuzione, quindi lavoro la maglia alta ma non la chiudo, lavoro una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme e chiudo le maglie tutte insieme in questo modo e ripeto 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro e faccio una nuova diminuzione. Quindi lavoro la maglia alta e chiudo le maglie insieme in questo modo e come potete vedere la lavorazione inizia a creare la V. Continuiamo fino alla fine del giro in modo tutte maglie alte. Terminato il giro, ripeto le 3 catenelle come prima maglia alta, volto il lavoro, lavoro tutto a maglia alta sino a raggiungere la chiusura delle maglie ed effettuiamo una nuova diminuzione. In tutto dobbiamo effettuare solo 5 diminuzioni, quindi ne abbiamo fatte già 3, questa sarà la quarta
diminuzione. Entro sempre maglia alta nella maglia alta. Quello che mi raccomando, controllate bene al tatto. Abbiamo quasi terminato il giro. Allora, qui abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, quindi lavoro, vi faccio rivedere, lavoro la maglia alta e non la chiudo, la maglia alta e non la chiudo, lavoro una maglia alta sopra la chiusura delle maglie alte, in questo modo. Mi spiace che sia nero e poco si riesce a vedere, però lavorando vi rendete conto che ho due maglie alte sull'uncinetto e chiudo le maglie insieme. Adesso lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro, lavoro la successiva maglia alta e la chiudo con la prima maglia alta, in questo modo. Ed abbiamo lavorato le nostre 5 diminuzioni ed abbiamo iniziato ad avere lo scollo. Adesso procedete lavorando con le maglie che vi restano in giri di andata e ritorno sino a raggiungere l'altezza della spalla. Io ho lavorato la mia ultima maglia alta perché ho raggiunto l'altezza delle spalle. Adesso, senza staccare il filo, mi sistemo il lavoro, prendo il dietro in questo modo, sistemo le spalle, prendo la misura delle spalle in questo modo. Ecco qui, ho preso le spalle. Che cosa faccio? Con il dietro e il davanti li unisco a maglia bassissima senza staccare il filo. Quindi, scusate, allora posiziono bene la punta del davanti, la spalla, con quella del dietro in questo modo. Rinserisco l'uncinetto e a maglia bassissima, quindi ho già filo sull'uncinetto, inserisco nella maglia alta del dietro, tiro il filo e lo estraggo con maglie bassissime, quindi inserisco l'uncinetto nella maglia alta successiva, prendo la maglia alta corrispondente del dietro e tiro il filo e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Nella maglia alta successiva, nella maglia alta corrispondente del dietro, estraggo e chiudo. Cammino a maglia bassissima perché, come potete vedere, non verrà nessun bordo, ma sembrerà una continuazione del lavoro. Questo sino a raggiungere l'estremità. Ho raggiunto la fine della cucitura tra il davanti e il dietro, vado nell'ultima maglia alta del davanti, prendo l'ultima maglia alta del dietro, prendo il filo, lo estraggo ed ho terminato di cucire la metà del davanti con la metà del dietro. E infatti vedete, non ci sembra proprio. Adesso taglio il filo, estraggo l'uncinetto in questo modo, visto che ho ancora il filo del dietro, faccio in questo modo, creo un nudo, un semplice nudo che poi
andrò a nascondere i fili, ecco qui, in questo modo. Poi prendo la parte lunga del lavoro, prendo la parte estrema, la parte lunga del lavoro, sempre con l'uncinetto ed il filo, lavoro sempre a maglia bassissima e chiudo fino a raggiungere lo scalfo. Quindi qui all'inizio della maglia alta inserisco l'uncinetto, estraggo il filo, prendo l'altra metà del dietro, inserisco l'uncinetto, estraggo il filo in questo modo e lavoro a maglia bassissima inserendo in ogni spazio che abbiamo di maglia alta del davanti e del dietro. In questo modo estraggo il filo e lavoro la maglia bassissima. In questo modo vado nello spazio accanto della maglia alta, prendo la corrispondente maglia alta del dietro, tiro il filo e lavoro la maglia bassissima e procedo così sino a raggiungere l'altezza del sottobraccio, dove poi attaccheremo il filo per creare le maniche. Io ho finito di cucire, sono arrivata all'altezza del sottobraccio. Adesso, senza staccare il filo, inizio la lavorazione della manica. Quindi lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Poi vado a lavorarmi tutto intorno al giro manica, prendendo tutte maglie alte negli spazi qui. Un attimo vi faccio vedere, negli spazi delle maglie alte, in questo modo, e lavorerò così per tutto il giro sino a raggiungere la maglia alta iniziale. Ho terminato di lavorare tutto il giro a maglie alte e vado a chiudere con una maglia bassissima sopra la prima maglia alta del giro. 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoro come abbiamo fatto in precedenza in ogni maglia alta. Quindi vado nella maglia alta successiva e lavoro in ogni maglia alta sino a raggiungere l'altezza della manica desiderata, sempre tutto in tondo. Ci vediamo tra poco. Ho raggiunto la lunghezza della manica, lavoro l'ultima maglia bassa, chiudo il giro in questo modo e taglio. Ecco fatto, poi nascondiamo il filo. Vi faccio vedere la lunghezza della manica. Ecco, vi faccio vedere il dietro con il davanti lavorato e la manica in tutta la sua lunghezza. Adesso allo stesso modo lavorate l'altra parte del davanti e della manica. Vi faccio vedere qui è dove abbiamo iniziato a fare le diminuzioni e abbiamo creato una sorta di scollatura. Questa è tutto il cappotto nella sua lunghezza. Lavorate allo stesso modo, mi ripeto, scusatemi, il davanti, naturalmente ricordatevi che al lato opposto dovrete effettuare le diminuzioni, la manica e ci rivediamo dopo per creare il collo e diciamo un po' di bordino per creare e per metterci dei bottoni. A dopo.
Io ho terminato la lunghezza anche della mia seconda manica, lavoro una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta, chiudo, taglio il filo ed estraggo. Poi mi raccomando di nasconderlo. Adesso cosa faccio? Prendo la parte dello scollo, prendo la parte della scollatura dove abbiamo iniziato a creare le diminuzioni, quindi qui, questo punto qui, inserisco l'uncinetto, riprendo il filo, lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 che sono la nostra prima maglia alta, e proseguo tutto intorno prendendo tutte le maglie alte in questo modo. 2, vado nella maglia alta successiva, inserisco l'uncinetto e lavoro la maglia alta e lavoro tutto intorno alla scollatura sino a raggiungere l'altra metà dove abbiamo creato le diminuzioni. Qui lavoro tutto a maglia alta. Ho quasi raggiunto l'altra metà, l'altra punta, lavoro l'ultima qui, come potete vedere dove abbiamo iniziato a chiudere le maglie, lavoro l'ultima maglia alta in questo modo. Ecco qui, ed ho chiuso il primo giro. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, e lavoro sempre a maglia alta in giri di andata e di ritorno. Scusate, ho risistemato il lavoro, quindi ho lavorato le prime 3 catenelle che sono la nostra maglia alta, poi vado a lavorare la maglia alta nella maglia alta successiva in questo modo. Ne lavoriamo ancora un'altra così, e lavoro in giri di andata e di ritorno ancora per 10 giri, quindi sempre tutto a maglia alta, andata e ritorno minimo ancora per 10 giri. Ho terminato i miei 10 giri, lavoro l'ultima maglia alta nella prima maglia alta del giro precedente in questo modo, lavoro una catenella e stacco il filo ed ho terminato. Ecco qui, nascondiamo i fili, nascondiamo tutti i fili e vi faccio vedere la bottonatura. Allora, io ho terminato di sistemare la giacca, adesso su questo lato qui, partendo da sotto allo scollo, applicherò dei bottoni e quindi poi userete l'apertura delle maglie alte come delle asole. Adesso vi faccio vedere. Allora, io ho deciso di applicare ho scelto questi bottoni neri sfaccettati in vetro e li applicherò partendo da sotto dove inizia lo scollo, diciamo il bordo dello scollo, e ne applicherò 3. Poi, se volete, potete applicare un altro bottone sulla punta qui sul lato sempre sinistro del bordo dello scollo. In tal modo, se vi piace, potete utilizzarlo sia bello scollato, oppure in caso di freddo lo si può stringere in questo modo e quindi creare una sorta di collo più stretto. Finisco di terminare e vi faccio vedere il lavoro completamente ultimato e indossato.